L'ordine esecutivo 6102. Siamo in piena recessione. In Europa la situazione è molto complessa. In quasi tutti i paesi si iniziano ad attuare politiche di forte austerità e aumento delle tasse per cercare di racimolare capitali. Ma il calo della produttività e la disoccupazione non accennano a fermarsi. Così i vari stati decidono di svalutare ulteriormente le loro valute, emettendo nuova moneta non coperta da oro. Il caos è totale, il sistema monetario è fuori controllo, mancano le riserve, ma gli stati continuano a finanziarsi emettendo moneta. La Gran Bretagna, che aveva investito molti soldi in altri paesi europei, è in fibrillazione perché sa che avrà molta difficoltà a recuperare i fondi investiti e vede una fuga di capitali dal proprio territorio. Ricordatevi cosa vi dicevo degli Stati Uniti, che avevano comunque investito e adesso, a causa della crisi anche loro interna, stavano ritirando i loro capitali. Inoltre, i ceti benestanti cominciarono a portare sterline alle banche centrali per reclamare oro che però scarseggiava. Per far fronte a questa situazione, nel 1931 la Banca d'Inghilterra sospende la convertibilità della sterlina in oro e slega ufficialmente la sua valuta, la sottostante. Oltreoceano, invece, per far fronte alla necessità della Fed di stampare nuovo denaro per poter permettere al governo di mettere in campo nuove politiche economiche per poter fronteggiare la crisi, il neoeletto presidente Franklin Delano Roosevelt il 5 aprile 1933 firma l'Ordine Esecutivo 6102, che proibisce il possesso di oro in ogni sua forma da parte di qualsiasi individuo, associazione o società residente negli Stati Uniti. Questo ordine fu annunciato all'improvviso e nel giro di un mese i cittadini furono costretti a consegnare tutti i loro risparmi in oro al governo, senza possibilità di appellarsi. Era consentito solo il possesso inferiore a 5 once. Le autorità ricevettero l'autorizzazione di perquisire anche tutte le cassette di sicurezza e arrestare chiunque si opponeva, con pene fino a $10.000 di multa e 10 anni di carcere per i trasgressori. La consegna dell'oro veniva ricompensata ad un cambio fisso di $20,67 per oncia. La popolazione fu sconvolta da questa misura che la vide privarsi delle proprie ricchezze, ma non era ancora finita, perché una volta rastrellato tutto l'oro, con l'approvazione del Gold Reserve Act nel 1934, il governo portò il tasso di cambio a $35 l'oncia. Quindi prima rastrellarono tutto l'oro e poi lo svalutarono. Quindi tu sì che avevi la possibilità di tenere 5 once in casa, ma loro, svalutandolo, avevano la possibilità di emettere ancora più moneta, perché le loro riserve di oro praticamente adesso avevano un valore più alto rispetto a prima. Insomma, la musica di sottofondo era sempre la stessa in tutto l'Occidente: svalutare la propria moneta. Possiamo dire che questa pratica adottata dai governi, già per affrontare la Prima Guerra Mondiale, portò di fatto alla fine del gold standard, anche se ufficialmente le riserve erano ancora necessarie per la produzione del denaro. Però portò alla fine del gold standard perché con la riserva frazionaria la quantità di oro da vincolare era sempre minore e finì col diventare quasi irrilevante. Nonostante tutto, però, non c'è ancora l'indipendenza delle valute dall'oro, ma ne veniva sospesa la convertibilità. La crisi, oltre al disastro economico e monetario, causò anche una forte crisi sociale che sfociò in una crescita di nazionalismi in tutta Europa e una conseguente crescita di nuovi conflitti e tensioni che ci portarono dritti alla Seconda Guerra Mondiale. Non si era fatto in tempo a riprendersi da una guerra che se ne vedeva già un'altra all'orizzonte. Per oggi ci fermiamo qui, ma nel prossimo video affronteremo un argomento importantissimo che segnò la storia e l'affermarsi degli Stati Uniti d'America come prima potenza economica mondiale. Vi lascio solo con una piccola riflessione. Non pensate che ciò che è accaduto in passato non possa accadere di nuovo. L'ordine esecutivo è stato un evento eclatante di come uno Stato, con la forza, può imporre quello che vuole ai cittadini. Se vogliamo averne un esempio più recente, basta guardare proprio in casa nostra, quando nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1992
Per far fronte alla forte svalutazione della lira e al rischio di default, il governo, allora guidato da Giuliano Amato, operò un prelievo forzoso, ma soprattutto improvviso, del 6 per 1000 su tutti i depositi bancari. Vedete come, anche se con modalità differenti e in epoche diverse, sono sempre i cittadini a pagare per la mala gestione, le scelte sbagliate e le guerre assurde intraprese dalla politica. L'idea speranzosa è che togliendo il potere monetario dalle mani degli stati si potrebbero evitare, o se non altro limitare, questi eventi che portano danni solo alle persone. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo con un altro video. Ciao!